Ci sono le eccezioni, ma la regola è tutte le Tao di spada cominciano così. Bisogna stare molto attenti che non è così. Non possiamo entrare così, perché vuol dire che non abbiamo consapevolezza che questa nella realtà ha una parte senza filo, alcune, una parte col filo, ma tutte qui nell'ultimo terzo hanno un rasoio. Io non posso questo rasoio girare così vicino all'orecchio, al collo, alla testa. Sono uno sciocco, sono che sto giocando. Hai capito? Nella realtà mi muovo sempre con l'arma parallela al braccio e sempre con un uovo sotto le ascelle, quindi mi muovo sempre così. Con la punta è tenuta all'esterno. Questo è un pericolo. La domanda è perché? Perché nelle nostre Tao, salvo qualche eccezione? Quindi perché? La domanda è perché abbiamo un motivo culturale per cui stiamo così o così. Ti trovi questo nemico e tu devi difendere in uno spazio ristretto da sempre, in cui tu ti puoi spostare tantissimo, veloce ma in fila. Ecco, se tu hai la spada infilata e c'è improvvisamente il tuo nemico, tu stai correndo e lui ha un'accetta, sei nei guai, allora tu devi avere la spada estratta, ma non puoi camminare così per la grande muraglia, perché hai i tuoi compagni. Ecco che tu corri, cammini così per la grande muraglia, con già l'arma pronta, la destra libera e l'arma pronta. Non è infoderata, ma non è neanche così. Così possiamo andare anche in 300, 500 persone, tutti soldati. E quando è il momento, in un attimo siamo qua. Le Taolu hanno dei repertori, quella del Taiji ha un bel repertorio, la Fata cerca il sentiero, 3 anelli, va, questo è proprio la Yesho nel Tanakh, 3 anelli avvolgono l'uno, anche questa posizione è tipica del Tanakh, pressione, apertura e finalmente la impronta. Zivujan, la scimmia, e subito, demone della notte cerca il mare. In questo c'è tutto un lavoro immenso di corta distanza, improvviso. Ci troviamo improvvisamente in pericolo, abbiamo l'arma, la usiamo. Sia nel caso del Tallang, sia nel Taiji, che fa una cosa estremamente Tallang, il caso vuole. Esempio, ti trovi improvvisamente il disturbo, rotazione, tutto qui. Ancora, non mi è piaciuto perché mi sono mosso troppo, ho parato. Invece io devo disegnare, questo è il mio nemico, devo disegnare il mio nemico, stando attento. A non tagliarmi da solo. Disegno il tuo nemico, ed esatto. Disegno il mio nemico, così. Esatto. È come, Alessandro, se l'arma andasse a colpire. Come se l'arma andasse a colpire. Il pomello. Questo è proprio. Se il pomello va a colpire, viene tutto bene anche il resto. Ah, guarda lì sotto l'ascellina, che brutta cosa. Guarda come viene. Ah. Poi tu che sei alto, io sono basso, a me viene sotto l'ascella. A me viene sotto l'ascella, stai molto basso. Se io invece sono alto e tu sei basso, è chiaro che mi viene alla gola. Questa è senz'altro la prima cosa che possiamo fare, semplice. Non stiamo ancora prendendo neanche l'arma, un attimo dopo lo prendiamo. Fastidioso. Del corpo. È già lì fastidioso. Giustamente il Taiji ci fa fare qualcosa di molto evoluto. Questo in simultanea, dal momento che il corpo va da una parte, ci fa andare con la gamba dall'altra, che lo facciamo un mare di volte nel Tallang. Quindi arriva, c'è questa rotazione, c'è un signor calcio e poi faccio lo stesso il mio lavoro. Quindi una grande rotazione, un signor calcio, ecco, Tallang fa una cosa che Taiji fa dopo,
Guarda. La stalla polare, te giro fa. Il talang lo fa subito. Il talang lo fa subito. Questo è interessante perché abbiamo la solita rotazione importante. Poi abbiamo un pressare su di lui mentre impugniamo la spada. Questo modo di lavorare, questo modo di pressare con la gamba perché noi spontaneamente, ricordo questa signora che doveva chiudere uno sportello di una caldaia, lo chiuse e siccome è pesante per lei ci appoggiò la gamba e non ci ha ragionato, quindi vuol dire che per noi è spontaneo. Io l'altro giorno spostando un mobile l'ho spinto con le mani e poi l'ho spinto con la gamba. È vero che faccio arti marziali ma non ci ho ragionato. Sì, sì. Ecco che una delle cose più belle che noi possiamo fare è proprio questo appoggiarci in tanto libero l'arma, così. Logicamente il punto vitale che sappiamo essere importantissimo. Basta che ruoti bene il fondino. Faccio te. Alessandro, quanto mi disturbi, quanto mi disturbi. E questo è grande. Sono due cose semplici ma che ci fanno capire veramente tanto. Facciamolo ancora vuoto. Versione talang, rotazione, demone della notte cerca il mare, ancora, versione talang, zibugen, demone della notte cerca il mare, versione tai chi, nella scuola Yang. Tre anelli avvolgono la luna. Primo movimento, secondo movimento, apertura e finalmente. La fata indica il sentiero. Primo anello, secondo anello, terzo. Anche questo che lo prendo così poi. Sì, dopo, se loro hanno, vedo al seminario, se vedo che sono svegli, gli faccio anche più applicazioni, più varianti. Se vedo che sono svegli faccio un pezzettino di arcata. Grazie. So hush, little baby.